Buongiorno amici, bentrovati, bentornati al mio canale, il canale di Vigcook, di ricette nostrane, casarecce, buone da mangiare, perché se no che famo fa? Oggi ho in mano un pezzo di pecorino romano, mi sa che lo fanno in Sardegna, però poi si chiama romano, vabbè, comunque, è un ingrediente della nostra ricetta di oggi. Che faremo oggi? A grande richiesta faremo gli gnocchi alla romana, lo so. Ah vabbè, ma i gnocchi romani li fanno tutti, Ho capito, io li faccio alla romana, ma seguite questa ricetta perché sicuramente sarà meglio di tutte le altre fatte da tutti i chef che ci sono in giro, perché seguono la ricetta tradizionale, che è la ricetta tradizionale ormai ci ha stufato. Quindi se venite qua seguite questa ricetta e sicuramente ne avrete dei benefici, soprattutto di panza. Allora, immediatamente gli ingredienti, perché la ricetta è facilissima, la conoscono quasi tutti più o meno, e vediamo gli ingredienti e poi ci andiamo direttamente sul fuoco a cucinare. Allora, gli ingredienti di questa mia ricetta sono: per fare i gnocchi alla romana ci vuole il semolino, ma il semolino mi ricorda o quando ero piccolo o quando sono vecchio, fra 2 giorni praticamente, quindi ne mangiare qui senza denti. Quindi il semolino, quando sento parlare di semolino, insomma, mi sento un po'. Quindi io opto per una piccola modifica. La ricetta recita che ci vorrebbero 250 grammi di semolino. Allora, famo così: mettiamo 180 di semolino e una settantina di semola quella normale che avete comunque in casa sicuramente. Perché? Perché mentre il semolino è così un po' sciapetto, la semola è un po' più tritata grossa, quindi quando mangiamo sto gnocco alla romana, invece di averci una pappetta come quando siamo vecchietti, c'avemo una cosa da mangiare. Quindi mettete 180 di semolino e 70 di semola. Se avete la semola fate 250 di semolino, tanto dopo con altri intrugli la ricetta verrà buona uguale. Punto. Poi ci vuole 1 litro di latte intero possibilmente, 2 tuorli di uovo, quindi è inutile che vi faccio vedere i tuorli di uovo come sono fatto, li conoscete, un po' di noce moscata o da grattare, quindi avete la grattugia, oppure se ce l'avete già in polvere va bene lo stesso, perché quando si fa sta roba un pochettino di noce moscata ci sta bene. Detto questo, un pizzico di sale, poi vediamo quando, del parmigiano, un QB quando basta o QF quando finisce, perché praticamente ci vuole il parmigiano e poi ce lo spolveriamo sopra, vi faccio vedere come. Ci vogliono 120 grammi circa di burro. Se avete il colesterolo alto eliminate un po' del burro, perché tanto va bene uguale, tutto al più ci potete mettere un po' di olio di oliva, mi raccomando. Che ci vuole? Scorzetta di limone che poi grattugiamo, vi faccio vedere quando, e un mix di un altro paio di formaggi. Allora, se avete un formaggio tipo Emmental, insomma una cosa che si scioglie, va benissimo, ci potete mettere una quarantina, una cinquantina di quel formaggio là, insieme al pecorino romano che dopo vediamo. Che cosa faccio io? Io direttamente, invece di spolverarlo sopra alla fine, mentre sto cuocendo il semolino, lo metto direttamente nel semolino tritato da un tritatutto, insomma, che frulli un pochettino di cose, in modo che va a finire direttamente dentro lo gnocco, e quando lo mangiate già i profumi si esaltano. In più, cosa faccio? Insieme a tutto questo intruglio di pecorino, parmigiano e tutto il resto, salvia. Avete presente la salvia? Allora, la salvia è un'erbetta eccezionale. Pigliate solo le foglie, le tritate in tritatutto, che fra un po' vi faccio vedere, e insieme al pecorino mettete tutto insieme quando ve lo dico io. Mi raccomando, seguite la ricetta pedissequamente. Intanto il forno lo potete accendere a 180 gradi e poi vedremo come facciamo. Allora, sto mettendo solo le foglie della salvia, non il gambuccio, perché siccome diamo una tritata grossolana, il gambuccio poi ci rimane in mezzo ai denti e dentro lo gnocco non è che piaccia tanto. Solo la foglia. Se per caso sul balcone avete un po' di mentuccia, ecco qua la mentuccia, vedete la mentuccia? Buonissima. E non è la menta, è la mentuccia, è una cosa gentile, educata, insomma, non come me, burino. Una cosa sempre da mettere insieme alla salvia. Se ce l'avete, ci mettete un po' di foglioline di mentuccia. Intanto metto a bollire 1 litro di latte. Nel mio tritatutto io ho messo salvia e mentuccia, vedete?
solo foglioline, ok? Adesso ci mettiamo il formaggio. Il mio formaggio, eccolo qui, è del genere morbido, insomma, tipo una gruviera, tipo un Emmental, insomma, una cosa che si sciolga dentro al nostro preparato. Lo aggiungiamo alle nostre foglie di erbette. Aggiungiamo il nostro pecorino tagliato a pezzettini. Questo è il risultato del trito di formaggio Emmental, pecorino e salvia e mentuccia, ok? Questo lo andiamo a inserire direttamente poi insieme al latte e a tutto il resto e al semolino. Allora, sul fuoco abbiamo messo il litro di latte, ci mettiamo una ventina di grammi di burro a sciogliere. Inseriamo un po' una gratatina di noce moscata. Noce moscata, ecco la noce moscata. Dovremo attendere il bollore del latte, poi dobbiamo versare il semolino. Mentre va in ebollizione grattiamo una scorzettina poca di limone dentro al latte. Fidatevi, quando c'è la salvia il limone, ecco qua, un pizzico di sale, se vi piace anche un po' di pepe grattato. Quando il nostro latte va in ebollizione mettiamo il nostro semolino a pioggia, piano piano, senza fare grossi grumi, e ci aiutiamo con una frusta. Mi raccomando, piano, senza fare grumi. Abbassate un po' il fuoco. Questo composto deve cuocere per almeno un quarto d'ora. A fuoco basso, mi raccomando, non bruciate perché sotto si attacca tutto, A 4-5 minuti dalla fine inseriamo il nostro trito di formaggi e di erbette. Se lo mettiamo adesso si cuoce troppo il formaggio e tira fuori l'olio, quindi va in cottura e quindi non è più buono. Lo dobbiamo mettere quasi alla fine, quando abbiamo quasi finito di cucinare, in modo che il formaggio si sciolga un po' ma senza liquefarsi. Più passa il tempo e più è difficile girare il nostro semolino. Quindi aiutatevi finché potete con una frusta e poi prendete un cucchiaio. Andate a vedere le altre ricette. Metti il semolino, metti il latte, scola, magna, arrivederci. Già il sapore di questo è tutta un'altra cosa. Fate cuocere per un quarto d'ora, perché il semolino comunque in un quarto d'ora rilascia delle proteine, degli aminoacidi, degli acidi, insomma se deve cuocere, ecco. Mi raccomando, fuoco basso. La cottura va fatta perché se no lo gnocco non si secca un pochetto, per cui dopo non si riescono a fare formine e mangiate una spappolata di semolino. Guarda che semolino. No, dobbiamo mangiare lo gnocco. A questo punto unisco le due uova, i due tuorli di uova insieme al nostro mix di formaggi e erbette. A questo punto inseriamo il nostro intruglio, sì, lo chiamo intruglio perché non saprei definirlo come con altre parole. È un intruglio Vincicook, quindi potete stare tranquilli che il sapore sarà eccezionale. 2 tuorli, erbette, altro che gli gnocchi a romana che si mangiano con le altre ricette. Questi sono i gnocchi alla romana dei Vincicook. Vedete? Si ingloba, si mischia tutto con sto preparato geniale, ma non si scioglie, non si sfalda, non diventa un olio. Sapori inebrianti. Facciamo cuocere per altri 4-5 minuti. Adesso la domanda sarà: e mo come li faccio i dischetti? Ci sono 2 teorie. Una teoria va per
spianare tutto il nostro composto su una tavola, una tavola di legno, di marmo, di acciaio, quello che ci avete, e aspettare, piallarla un po', livellarla un pochetto da un paio di centimetri, così, va così, e poi tagliarla con dei bicchierini, con il coppa pasta, con quello che volete. Oppure fare un rotolo, metterlo al frigo e aspettare che si raffreddi. Quando è freddo lo si taglia e lo si mette nella nostra pirofila. Mo vediamo quale dei due ci viene meglio. Ecco qui, una volta cotto possiamo togliere dal nostro fuoco e lasciamo raffreddare su un vassoio, su una spianatoia, su quello che volete. Andiamo a vedere. Per chi ha un po' di difficoltà invece a fare la spianata e quindi livellarla, perché non è una cosa facile, vi consiglio di fare questo: carta da forno, mettete dentro l'impasto e fate una caramella, ok? Cercate di dare una forma più o meno tondeggiante, vi aiutate con i bordi. Ecco qua, e fate un salamino e lo andate a mettere 20 minuti in frigorifero o 10 minuti nel congelatore, come pare, in modo che si indurisca un po'. Cercate di strizzare il salamino di qua e di qua, così all'interno si crea qualcosa, perché poi la dobbiamo affettare. Vedete? Qui si è creato tutto al centro e la stessa cosa di qua, ho riempito tutti i buchi. Nel frattempo andiamo a sciogliere il rimanente burro insieme al parmigiano. Imburriamo leggermente una nostra pirofila in modo che i gnocchi sotto non si incollino troppo. Non appena abbiamo imburrato le nostre pirofile, cosa facciamo? Andiamo a mettere nel nostro olio rimanente il nostro parmigiano, grana padano, quello che preferite. Ad ogni fila di gnocchi passeremo una spennellatina di burro e parmigiano. Al momento dobbiamo fare l'affettamento dei nostri gnocchi alla romana. Se avete messo la spianata a tutto, vi propongo di prendere qualcosa tipo questo, un coppa pasta, con una misurina o cose del genere, oppure anche un bicchiere, basta anche un bicchiere, schiacciate, viene fuori il disco e lo prendete. Se invece avete fatto come me la caramella, ecco qua il risultato. Allora, questa è la caramella che è venuta a me. Piano piano la aprite, la scartate, ecco qua. Anche se è un po' umida non importa, anzi forse è pure meglio, perché così non si attacca al coltello, perché qua non si deve, ma solamente buono. E dobbiamo fare dei dischetti, mo è una parola, fare i dischetti precisi. Io la precisione non è del mio, però è buono, bravo, cucino bene, come si cucina. Allora, non sono precisissimo, come vi dicevo, avevo dei collaboratori, degli amici, dei parenti, dei cosi, che mi davano una mano per tagliare. Io mo ci provo a tagliare, se no non state a guardare il coltello è sbagliato, è la ricetta che conta. Poi come viene il risultato chi se ne importa, andate a vedere quelli precisi tutti che vi mettono in piedi lo gnocco che sta così, o mangi, però fa schifo. Allora, togliamo il culetto, chiaramente dobbiamo bagnare il coltello, se no lo gnocco ci viene appresso e si spacca tutto. Bagniamo il coltello e ecco qua là. Ecco qua. Primo gnocco alla romana. Mettiamo uno dritto. Come possiamo, spennellatina di burro e parmigiano. Andiamo a mettere al forno i nostri gnocchi alla romana, eccoli qua. A 180 gradi una ventina di minuti, poi gli ultimi 5 minuti accendiamo il ventilato e li facciamo abbrustolire, croccare un pochettino sopra, dargli una ambrata sopra. Allora amici, la nostra cottura è finita. Come dico sempre, datemi una regolata, io il vostro forno non lo conosco, per cui 20 minuti, 15 minuti, 25 minuti. Lo gnocco è già cotto, cotto prima, quindi quando lo mettiamo al forno è soltanto per dargli una
colorazione migliore di quella che è del semolino, per cui io l'ho tirato fuori in questa maniera. È ancora bollente, per cui non la posso, vedete, però è molto croccante, è molto bello da vedersi. Chi lo sa se ce la facciamo. Ecco qua, scusate ma è bollente ancora, per cui che vuol dire che fa? La ricetta è eccezionale, andate a vedere le altre, vedete quello che vi fanno, però Vincicook vi dà dei consigli, delle prelibatezze, delle perle che in altre ricette sicuramente non trovate. Sfido chiunque a fare una bontà così, poi magari riescono a farle più tondi, e vabbè, ma ricordate che io ho messo la semola essendo tritata un pochettino più grande sfalda un po' lo gnocco, non è proprio un dischetto preciso come i ragazzini che si tirano il frisbee, quindi sarà sempre molto più difficile soprattutto avere un disco circolare, però che ci frega, a noi basta che mangiamo, pure se è tondo, quadrato o schiacciato, che ci frega. Per cui vi invito a tornare, se vi è piaciuto mettete un like, che vi costa, condividete il video, che vi costa, è tutto gratuito, iscrivetevi se non vi siete iscritti, così la prossima volta bing, Vincicook ha fatto un nuovo video. Guardate sul canale, ci sono abbastanza video per darvi una regolata su che cosa vuol dire cucinare con un po' di sapore, perché cucinare mette insieme il pomodoro, il riso, e il sale e il pepe, cioè sono buoni tutti quanti, però sapere come fare delle cose differenti dagli altri sapori è molto più importante. Per cui vi ringrazio che state qua, seguitemi, ci vediamo la prossima volta.